Ciao a tutti e bentornati. Allora, in questo video vedremo di capirne di più per quanto riguarda l'impianto di fertilizazione con l'iniettore Venturi. Bene, andiamo subito a vedere com'è il nostro piccolo impiantino, scusate, fra l'altro nuovo, va bene? Quindi abbiamo l'iniettore Venturi e questo coso qui, questo aggeggino qui, piccolo, questo è quello da 1 pollice. Bene, e poi ci sono tutti i vari raccordi e valvole per adattarlo. Questo qui, come vedete, come si capisce, è collegato in parallelo e nella maggior parte dei casi è consigliato fare così. Bene, come funziona? Allora, l'iniettore Venturi non ha bisogno di essere alimentato esternamente da qualcosa, funziona con la differenza di pressione che abbiamo nel nostro impianto esistente. Ovviamente dovete avere già un impianto di irrigazione che poi va a finire nelle vostre coltivazioni con manichetta o altri tipi di gocciolatori, impianto a pioggia e via discorrendo. Magari si deve adattare un pelino alle esigenze in base al Venturi che avete. Il Venturi, quindi l'iniettore Venturi, può essere di diverse sezioni. Come dicevo, questo è da 1 pollice, ci può essere da mezzo pollice, da 1 pollice e mezzo, 2 pollici, e a ogni Venturi, non solo in base alla sezione, ha delle caratteristiche, quindi ha delle determinate performance che sono comunque legate alla portata e alla pressione che abbiamo noi nella mandata principale. Ora andiamo a vedere. La mandata principale noi la abbiamo qui, è questa qua. Lì abbiamo il massimo della portata e pressione che può dare la nostra multigirante, ok, la pompa sommersa nel nostro pozzo. Va bene, abbiamo appunto fatto in modo di far arrivare il flusso principale qui, e deve essere così, perché se montate l'impiantino Venturi, che so, in un'estremità del vostro impianto di irrigazione, potrebbe non funzionare bene, appunto perché ci possono essere troppe dispersioni di pressione con le varie curve. Bene, ok, poi cosa abbiamo fatto? Lo abbiamo collegato in parallelo, come vedete, come già detto. Ovviamente, essendo da 1 pollice, quindi da 32, diametro 32, tutto i raccordi, le varie curve, manicotti, devono essere da 32. Va bene? Questa è una cosa abbastanza semplice da capire. Scusate, c'è vento. Poi, valvole, anche queste da 32, servono per isolare quando è a riposo il nostro sistema. Chiudiamo le valvole e lo dimentichiamo. Valvola a saracinesca centrale nel mezzo, ok? Perché questo ci permette di creare la differenza di pressione. Anche questo è facile da capire. Bene, quando noi adesso è tutto spento, va bene, però quando noi abbiamo nella mandata principale eh, il massimo della pressione possibile, quindi noi dobbiamo irrigare almeno 5 minuti, 10 minuti, quindi fare mettere in pressione tutto l'impianto, ok? Poi cosa bisogna fare? Dobbiamo aprire le valvole, queste secondarie, ok, quelle del Venturi, una e due, ora sono al contrario, anche il Venturi è al contrario, quindi così faremo, ok, attraversare anche questi tubi, queste tubazioni dalla nostra acqua di irrigazione, quindi manderemo una certa pressione nel nostro Venturi. Il Venturi può restare chiuso all'inizio, ma lo possiamo anche aprire tranquillamente. Ovviamente il Venturi ha un piccolo tubicino di aspirazione, ovviamente fatto più sottile, perché deve, comunque questi kit così già pronti li troverete, che comprendono il filtro, partendo da qui, il filtro da dove aspirerà, quindi per evitare di aspirare appunto detriti troppo grossi che andrebbero a tappare le nostre manichette, quello che sia. Quindi tubicino, questo qua l'ho messo io, un contrappeso per farlo restare in basso in una eventuale tinozza, secchio. Va bene, tubicino dicevo più sottile per aspirare meglio e soprattutto lentamente, perché si utilizzano questi sistemi per aspirare bene la miscela madre, quindi il concime. Deve andare lentamente nelle coltivazioni, non deve andare tutto in una volta. Anche per questo è consigliato l'uso di questi marchingegni.
Poi c'è il kit comprende solitamente poi l'iniettore Venturi in sé con la valvolina, ok? Bene, qui un secchio ora non lo mettiamo perché ci sarebbe di intralcio, va bene? Quindi noi dobbiamo preparare prima la nostra miscela madre con i vari concimi. Mi raccomando, utilizzate sostanze naturali e fate i bravi picciotti. Già che ci siete, iscrivetevi al canale, così. E... Bene, quindi una volta che abbiamo il nostro flusso con una determinata pressione e portata, possiamo immergere la nostra sondina nella miscela madre, quindi in un qualsiasi recipiente, e siamo pronti. In questo momento non dovrebbe funzionare solitamente, perché? Perché non c'è differenza di pressione, giusto? Noi abbiamo la pressione qui della mandata principale, nel nostro caso per fare dei numeri è di circa 6 atmosfere, va bene? Quindi abbiamo questa pressione. Cosa si deve fare? Con la saracinesca, per questo si mette in mezzo alle due, noi diminuiamo, creiamo una differenza, va bene, fra l'entrata del Venturi, che dovrebbe essere detta entrata aspirata, e uscita aspirata, va bene? Quindi strozzando, non so se è un termine tecnico adeguato, strozzando questa saracinesca, eh, noi avremo la portata qui nell'entrata del Venturi al massimo, ok, della pressione, e da questa parte è minore, quindi si creerà la differenza con l'uscita, va bene? Con l'uscita del Venturi. Solitamente si mette più o meno a metà, ma comunque noi lo andremo a vedere man mano che andiamo a chiudere questa valvola centrale. Man mano a un certo punto farà sempre più rumore il nostro Venturi fino a quando aspirerà. Noi dobbiamo cercare di fargli aspirare lentamente la miscela madre dei concimi. Quindi è inutile che lo mettiamo al massimo. Bene, dovrebbe funzionare tutto già solo così, però potrebbe essere che non va tutto perfettamente, quindi possiamo anche fare ulteriori regolazioni con quello che già abbiamo, cioè con le nostre valvole. Se chiudendo qui o siamo costretti a chiudere troppo la valvola centrale, quindi cosa vuol dire? Che poi nel nostro campo andrà poca acqua di irrigazione perché chiudiamo troppo, e potremmo anche sforzare la nostra pompa, potrebbe crearsi troppa pressione in questo tratto iniziale e non va bene. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo regolare da qui, da queste valvole, ad esempio chiudendo quella in uscita o strozzando anche questa, va bene, diminuiremo anche qui per aumentare la differenza di pressione. Invece di intervenire nel flusso principale, possiamo intervenire anche qui. Potrebbe non funzionare ancora, si potrebbe in alcuni casi provare a montarlo in serie, però ripeto, nella maggior parte dei casi questo è il montaggio quello più funzionale, ok, appunto perché possiamo regolare meglio tutto. Come considerazione, vedete anche che non ci sono, non ho modo di vedere la pressione, non ci sono dei manometri, noi li risparmiamo. Immaginate un po' in aziende grosse che fanno utilizzano diversi iniettori Venturi, quindi aziende frazionate, si va a risparmiare anche lì. Ma comunque, sinceramente, non ho visto mai nessun collega che ha montato nessuna cosa per misurare la pressione sia in entrata che in uscita, quindi non è quello il problema. Potrebbe non funzionare se la vostra uscita, se vogliamo, quindi il vostro impianto di irrigazione è troppo piccolo, perché si crea quando si mette in pressione tutto l'impianto generale, si crea come una pressione di ritorno, giusto? Se è troppo piccola, avete una manichetta, per fare un esempio, una manichetta di 20 metri è troppo poco, quindi man mano si va in pressione tutto l'impianto e si annulla questa differenza, o comunque è troppo poca. Quindi andate a guardare le caratteristiche tecniche del vostro iniettore Venturi, anzi prima di comprarlo, quello che volete scegliere, andate a guardare perché c'è una scheda tecnica con tutti appunto i valori che bisogna avere per il corretto funzionamento, o comunque c'è un range
di valori, che so, bisogna avere un minimo di 3 barri in entrata e 1,5 in uscita, ad esempio. Sto facendo dei numeri così a caso. Va bene, spero di essere stato chiaro, più che altro perché ho mostrato come è montato, me l'avete chiesto in tanti. Si potrebbe approfondire ancora il discorso, però non lo voglio fare per non creare un video troppo lungo che poi magari non viene visto con interesse da tutti. E basta, continuate a seguire il canale, mi raccomando, fate i bravi picciotti. Al prossimo video.